Franco, oggi ti ho portato una macchina che ha fatto una vita un po' anomala per una Ferrari, ha fatto quasi 100.000 km, forse anche di più, quindi perdonale qualche acciacco di anzianità, però so che è una macchina a te molto cara e ci sono tante cose da raccontare. È una macchina per la quale nel 2005 ci ho perso un po' di sonno ed è una macchina molto significativa per l'evoluzione della gamma Ferrari, perché allora si decise di avere una suddivisione della gamma in due filoni: le sportive vere e proprie, quindi soprattutto le vetture a motore posteriore, le vetture a due posti secchi, e le Gran Turismo per un uso meno estremo, comunque capaci di andare in pista, ma con contenuti di fruibilità e di versatilità, per dare la possibilità a più persone di avvalersi di una vettura Ferrari con le caratteristiche di guida comunque spiccatamente Ferrari, ma con anche contenuti di utilizzo in condizioni diverse, come ad esempio in questa vettura il tetto rigido retrattile, che fu la prima applicazione su una Ferrari e che contraddistingue la carrozzeria della vettura in maniera netta. Partiamo dal tetto rigido retrattile, che ha una sua storia tutta particolare. Vediamo all'apertura che c'è un movimento particolare con i vetri che scendono per consentire lo spazio, e vediamo il pannello posteriore che avanza sopra il pannello anteriore, e questo è perché, affacciando entrambi i pannelli con la parte concava verso il basso, rimane più spazio per i bagagli nel bagagliaio posteriore. Quindi una certa complicazione dal punto di vista cinematico, ma in ottica di migliore utilizzabilità da parte dei clienti. Un'altra prima di fruibilità per una Ferrari è il fatto di avere un passaggio che mette in comunicazione lo spazio del bagagliaio con l'abitacolo. Vediamo gli schienalini dei sedili posteriori che si possono abbattere, e quindi rimane la possibilità di spazio in comunicazione tra abitacolo e bagagliaio. E questo è stato possibile perché è stata anche la prima Ferrari dove, grazie a aspetti di architettura generale di vettura, quindi non solo di telaio ma anche di sospensioni, di linea di trasmissione, di cambio, è stato possibile ricavare spazio per il serbatoio carburante tra i sedili, questa parte centrale, il tunnel tra i sedili, e in parte sotto la parte anteriore del bagagliaio. E questo è stato veramente un salto epocale, che poi si ritroverà anche su vetture successive a motore anteriore come la FF e la F12. Velocissimo per l'epoca. Oggi siamo abituati, ma all'epoca non erano così veloci. Tra l'altro segnò anche un passo poi alla 458 Spider, che veramente era bella anche quando era chiusa. Prima le Ferrari Spider da chiuse non erano così armoniche. Sì, 458 Spider fu anche la prima vettura a motore posteriore col tetto rigido retrattile, non c'erano stati casi del genere in precedenza. Questa in maniera particolare ha una sua storia di evoluzione, perché di fatto nel momento in cui Maserati era incorporata in Ferrari, la prima idea di applicazione del tetto rigido retrattile sarebbe stata per una due posti Spider Maserati, un progetto che poi fu abortito. Però il fatto di aver sviluppato il progetto del tetto rigido retrattile sarebbe stato un peccato non portarlo in produzione, e quindi nel momento in cui si cominciò a parlare anche di gamma GT per Ferrari, sembrava il contenuto adatto per una vettura, chiamiamola di ingresso alla gamma Ferrari, con il tipo di versatilità, ma anche col fatto che in condizioni di vettura chiusa il livello di comfort è decisamente superiore al tetto in tela, e in certi mercati addirittura rappresenta anche un contenuto di sicurezza rispetto all'intrusione in vettura. La storia di quel tetto ha alcuni aspetti veramente curiosi, che sono che quando si parlava con lo stile chiedeva: dateci lo studio del tetto, e il tetto noi non ce l'avevamo. Facevamo queste cose in collaborazione con dei fornitori, e i fornitori invece ci chiedevano: dateci lo stile del tetto. Quindi ci trovammo in una situazione di cane che si morde la coda, e allora nel mio gruppo di impostazione ci fu chi ebbe l'idea di dire: ma io intanto prendo il profilo del tetto rigido retrattile della Mercedes SL, per cui so che è un oggetto che si può fare. Lui poi estese le superfici nello spazio per arrivare a quella che poteva essere una linea di congiunzione con
le superfici dei vetri laterali e lo suddivise in parti abbastanza uniformi per avere una lunghezza della coda della vettura, per la quale mi era stato anche chiesto di ridurre gli sbalzi rispetto a quelle che erano le dimensioni di sbalzo delle vetture a motore anteriore, tenendo le distanze tra i due pannelli che servivano anche per i meccanismi. Generò un concetto di superficie che demmo sia allo stile che ai fornitori del tetto. Poi, per fare una cosa realistica, questo mio collaboratore costruì anche una cinematica tridimensionale nel CAD per fare il movimento, e io, quando mi trovai a parlare con un fornitore in Germania, quel fornitore disse: ah, ma quelle superfici sono fatte molto bene, vedo che sia nella posizione di vettura aperta che di vettura chiusa sono molto sensate. E disse: sì, abbiamo costruito una cinematica perché non fosse una cosa impossibile. Ah, interessante, possiamo avere quella cinematica? Chiamai il collaboratore, mandò il file CAD e disse: è un'ottima cinematica. Quindi partirono con quei punti di rotazione e costruirono tutti i bracci e gli attuatori su quella base lì. Poi, nel transitare da quello che era un progetto per Maserati al progetto per la California, fu necessario fare delle varianti per abbinarsi a quello che era lo stile specifico della California. Però il concetto di base è rimasto lo stesso. Un'altra particolarità dello stile di questa vettura è l'assenza di un roll bar visibile. Infatti. Cosa che inizialmente non era così, perché venivamo dall'esperienza della 360 Spider con i roll bar fissi. E anche la Maranello Barchetta aveva gli archetti sì, classici. Esatto. Qui si decise di fare uno stile a vettura aperta molto pulito, e quindi l'idea fu quella di includere dei roll bar eiettabili che sono all'interno di questo volume, e questo, che sembra un poggiatesta per i sedili posteriori, è l'elemento che poi, in caso di ribaltamento, viene sparato in fuori e, assieme alla cornice del parabrezza, fa le funzioni di un roll bar di protezione contro il ribaltamento. Questo penso che non lo sappia nessuno, cioè credo che lo sappiate voi che l'avete fatto e basta, io non credo che lo sappia nessuno questo. Poi al posteriore sono sedili omologati, vediamo le cinture di sicurezza, al punto che ci sono anche gli attacchi Isofix per i sedili per bambini, e quello era l'input che mi era stato dato, di avere posti posteriori sufficienti per mettere dei sedili per bambini. Quindi non c'erano requisiti di abitabilità e accessibilità per adulti grandi, che avrebbero anche reso impossibile la linea del tetto, però almeno alloggiare i sedili per i bambini fa sì che questa sia una vettura fruibile anche per le famiglie. Tutta una serie di cose che hanno contribuito a rendere questa vettura, che era un contenuto nuovo per la gamma Ferrari, un successo immediato fin dal suo lancio nel 2008. Andai alla presentazione che si fece a Santa Monica in California nel 2008, mi feci fare una fotografia su una delle vetture, la mandai ai miei ex compagni di università e uno mi scrisse: bella macchina Franco, ma chi è quel vecchietto sulla macchina? Un'altra particolarità di questa vettura è che è stata anche la prima Ferrari con un motore 8 cilindri montato all'anteriore, ma in particolare è un motore anteriore centrale, cioè il motore è completamente dietro al centro ruota anteriore, e questo ha determinato la possibilità di creare una vettura col motore anteriore ma con la prevalenza del peso sull'asse posteriore, che è una delle cose che denota la guidabilità tipica delle vetture sportive Ferrari, cosa già fatta in precedenza anche sulla 612 Scaglietti e la 599. Qui è stato fatto su un'architettura nuova di telaio in alluminio e con una scomposizione di telaio dove, rispetto alla 599 e alla 612, il motore, invece di essere calato dall'alto in produzione, è montato dal basso con un sottogruppo che consente di fare dei premontaggi fuori linea, che sono accorgimenti che danno la possibilità di migliorare la qualità costruttiva delle vetture, perché tanti controlli si possono fare con un'ergonomia di lavoro molto migliore rispetto al farlo quando il motore è già in vettura. Guardando la parte inferiore della vettura, sulla California si denota una cura dell'aerodinamica già di un certo livello, con una guida del flusso verso la parte inferiore che sfrutta anche questa lama, questo splitter,
per promuovere un flusso pulito nella parte inferiore. Ci sono delle feritoie che servono per poter agevolare i raffreddamenti, in particolare in questa posizione con radiatore inclinato, l'uscita dell'aria calda dal radiatore punta verso il basso, quindi va fatta uscire verso il basso. Questa parte è sotto lo spazio che c'è tra il radiatore e il motore. Una parte sotto al motore è aperta per agevolare lo scarico dell'olio per il cambio dell'olio, e poi due grosse finestre sotto i catalizzatori che servono soprattutto quando la vettura è ferma nel colpo di calore, per promuovere un effetto camino che attiri aria fresca dal basso e continui a creare un ricambio d'aria in vano motore. Se guardiamo le sospensioni, la particolarità geometrica è che la parte inferiore della sospensione si sviluppa principalmente davanti all'asse ruota. Questo perché era una sospensione che doveva servire tutta la gamma Ferrari, e questo vedremo quando faremo una vettura a motore posteriore, come ad esempio la 458, quanto questo abbia favorito la vettura a motore posteriore. È anche una sospensione che, oltre a promuovere un movimento verticale della ruota, promuove anche un certo movimento longitudinale che aiuta ad assorbire il passaggio degli ostacoli, fatto in maniera controllata, tramite le diverse rigidezze delle boccole sospensioni. Quindi un elemento parallelo all'asse ruota, ed è dove si reagisce ai carichi laterali della sospensione con delle boccole rigide. La parte avanti, invece, che non deve reagire così tanto al carico laterale, ha delle boccole più morbide e crea la possibilità di far ruotare la leva sospensione pur con la rigidezza laterale, generando invece un po' di cedimento longitudinale. Si dirà, questo non è un contenuto da Ferrari uso sportivo, però se uno pensa quando va in pista e prende i cordoli, anche questo aiuta a distogliere di meno l'attenzione, avere meno reazioni sul volante e a potersi concentrare sulla traiettoria di guida. Avanzando si vede scoperta una parte del sottotelaio anteriore che sulla prima California fu realizzata in acciaio, perché in quel momento c'era stato un inseverimento delle normative degli urti, in particolare con gli urti parziali, cioè che prendono solo una parte dell'anteriore vettura, e quindi nell'impostazione dell'architettura era importante poter trasferire una parte di quel carico anche sull'altro lato della vettura, per non andare a caricare solo una parte dell'abitacolo. Allora, prudenzialmente realizzammo quell'elemento in acciaio, successivamente fu fatto in alluminio, però questo fa parte della struttura che in linea di montaggio viene sollevata dal basso, fissata dal basso, con tutto il gruppo motore e sospensioni montati in precedenza fuori linea. Avendo il cambio a doppia frizione, non ci sono le frizioni attaccate al motore, quindi la parte anteriore della vettura è meno influenzata come larghezza del tunnel da questi elementi, e in questo caso poi l'impianto di scarico si congiunge con un silenziatorino centrale che, soprattutto col motore 8 cilindri ad albero piatto, è molto importante per attenuare certi ordini motore, come se fosse la marmitta di una vettura a motore posteriore. Nel motore posteriore le due bancate si miscelano nella marmitta. Questo avviene nel silenziatore centrale, perché poi i tubi di scarico tornano a dividersi, vanno a due silenziatori laterali dietro le ruote posteriori, e quindi questo è il punto dove si può fare la miscelazione acustica delle bancate. Qua sotto la parte posteriore è una delle cose più importanti di questa architettura, ed è quella che ha consentito di ricavare il serbatoio al di sotto dei sedili posteriori, grazie a come sono stati configurati dei sistemi che erano nuovi su questa vettura, come le sospensioni e il cambio, e quindi ha consentito poi di disegnare la geometria del telaio che permettesse il montaggio di un serbatoio dal basso. Questo serbatoio è costituito da, chiamiamole, due sacche ai lati, che sono i punti più bassi dove devono alloggiare anche le pompe benzina. Queste due sacche salgono e sono collegate tra di loro con quello che diventa un piccolo tunnel tra i due sedili posteriori,
e più c'è una parte nella parte anteriore del bagagliaio, ma sotto il piano del bagagliaio e sopra il cambio. In questa zona il cambio si sviluppa principalmente dietro l'asse, come fosse un cambio da vettura a motore posteriore, dove il motore è attaccato immediatamente davanti al ponte posteriore e gli alberi con i rapporti sono dietro al cambio. Quindi questo era importante sia dal punto di vista delle sinergie industriali, perché lo sviluppo del cambio a doppia frizione è una cosa estremamente impegnativa, sia come parte di sviluppo tecnico che come parte di industrializzazione, e il cambio sviluppato dietro l'asse ha liberato spazio davanti all'asse per il serbatoio, come anche hanno fatto le sospensioni sviluppate principalmente dietro l'asse per far sì che poi il telaio potesse allargarsi davanti alle ruote per creare spazio per le sacche posteriori. Il cambio ha la particolarità anche di avere uno scalino che non vediamo adesso, ma che libera spazio per una traversa che chiude la parte posteriore del telaio, reagendo anche ai carichi laterali della sospensione. E questa traversa ho scoperto poi anni dopo anni di maledizioni da parte dei cambisti, perché l'architettura del cambio veniva assolutamente non convenzionale, che quando si partì con l'impostazione del cambio a 8 marce mi chiesero se era ancora necessario fare uno scalino per quella che in Germania chiamavano the Cimatti beam, cioè la trave Cimatti, e che è un elemento comune a tutte le vetture, sia motore anteriore che motore posteriore, che usano lo stesso cambio e le stesse sospensioni. Anche queste sospensioni hanno una parte di cedimento longitudinale che aiuta sia dal punto di vista del comfort e che nella guida in pista aiuta per il passaggio sui cordoli. C'è di nuovo un fondo aerodinamico molto curato, con alcune prese aria per portare aria fresca nella parte del cambio e alcune prese aria per portare aria al di sotto dei silenziatori di scarico per evitare di surriscaldare il bagagliaio. Poi si crea un diffusore con delle pinne per guidare i flussi, per avere un controllo del flusso che entra nella scia posteriore assieme alla parte laterale superiore della vettura. Qui vediamo il cerchio da 20 pollici, sulla California erano disponibili sia il 19 che il 20 pollici, e qui c'è un particolare che è il bordino salvacerchio sullo pneumatico, che è una cosa che normalmente si lasciava a carico dei fornitori di pneumatici. A partire dalla 360 Modena fu specificato nel capitolato di prodotto un'altezza minima e massima di bordino salvacerchio ai fini che i clienti potessero tutelare l'estetica dei loro cerchi. Chiaramente non protegge per qualunque tipo di evento di danneggiamento, come vediamo in questo caso. Qui ci sarà stato un contatto particolare, però nella maggioranza dei casi un bordino di questa altezza il cerchio lo protegge. Guardando all'interno del vano ruota, la California fu la prima vettura ad adottare la nuova generazione di sospensioni con anche il cedimento longitudinale. Le sospensioni anteriori, come abbiamo già visto da sotto la vettura, si sviluppano principalmente davanti all'asse ruota. Vediamo sulla leva inferiore che la boccola in linea con l'asse ruota per i carichi laterali è relativamente piccola perché deve essere rigida e non ha grandi spostamenti, mentre la boccola davanti all'asse ruota è grande ed essendo grande consente di avere della gomma più morbida per avere un movimento radiale che al centro ruota si tramuta in un movimento longitudinale della ruota per assorbire gli impatti longitudinali. Abbiamo la scatola guida circa a metà altezza della sospensione, la leva superiore anche lei si sviluppa principalmente davanti all'asse ruota per quanto consente il diametro della molla. Anche l'ammortizzatore è fissato sulla struttura del sottotelaio, quindi in questa versione della California la sospensione si poteva montare tutta fuori linea prima del carrozzamento del motore. Qui vediamo anche il sensore di posizione che serve per il controllo elettronico degli ammortizzatori, e la California fu anche la prima vettura non in serie limitata ad adottare al 100% i freni carboceramici. Un'altra particolarità di questa nuova generazione di sospensioni fu anche un aumento del raggio di posizionamento delle colonnette di fissaggio ruote, perché con la previsione di aumento delle aderenze pneumatici e delle coppie dei motori era necessario
mettere in condizioni più favorevoli la resistenza allo svitamento delle ruote dovuto alla coppia sia di accelerazione che di frenata. Anche la sospensione posteriore ha al 100% i dischi freni in carboceramica. Questa sospensione è di una tipologia che si chiama in italiano 4 braccia e mezzo o in inglese Integral Link, ed è una sospensione che consente di nuovo di avere del movimento longitudinale del centro ruota, sempre con una boccola grande che è quella morbida, lontano dall'asse ruota, e una boccola più piccola che è sull'asse ruota e reagisce ai carichi laterali, cosa che sulla sospensione posteriore è particolarmente importante, avere una gran rigidezza laterale per dare una risposta omogenea e pronta allo sterzo. In alto vediamo solo una leva che contribuisce a fare il controllo della variazione di camber, il tirante di convergenza più o meno a metà altezza della sospensione, l'antirotazione del portamozzo in frenata è svolto da una bielletta che collega la leva inferiore al portamozzo in questa posizione, e si scelse di fare, contrariamente ad altre applicazioni di questa tipologia, una bielletta molto lunga, che è la cosa che consentiva di poter avere questa sospensione predisposta anche per la sterzatura posteriore, sostituendo il tirante di convergenza con un attuatore di sterzo, e dati gli angoli modesti di sterzata posteriore, la lunghezza della bielletta è sufficiente per consentire quel movimento. La leva inferiore è una fusione cava con alta sezione per avere una grande rigidezza, perché col fatto di avere questo tirante per il controllo della rotazione del portamozzo, la leva inferiore è caricata in maniera molto complessa anche con delle torsioni, e quindi era molto importante generare una sezione chiusa grande perché avesse questa grande rigidezza torsionale. Tutta la sospensione si sviluppa principalmente dietro l'asse per poter avere i sedili posteriori su tutte le vetture a motore anteriore particolarmente vicine al centro ruota, per avere l'abitacolo vicino alle ruote posteriori e quindi portare peso sulle ruote posteriori per generare la distribuzione dei pesi con prevalenza posteriore. Quindi la distribuzione dei pesi non è fatta solo dal motore anteriore centrale e dal cambio posteriore, ma anche come l'abitacolo riesce ad essere vicino all'asse posteriore. Quindi anche il peso di tutto ciò che è l'abitacolo, la plancia, i sedili, le persone a bordo, contribuiscono a questa distribuzione dei pesi. Abbiamo anche qui un sensore per il controllo degli ammortizzatori sulla posizione della sospensione. La barra interrollio in questo caso è dietro, e avere un elemento di acciaio in questa posizione fissato ai puntoni dell'urto posteriore contribuisce a irrigidire e rinforzare la vettura negli urti posteriori. Vediamo la suddivisione tra sottotelaio, sul quale sono montati la sospensione e il cambio e che viene carrozzato dal basso. L'ammortizzatore invece è fissato a scocca successivamente al carrozzamento, ed è in questa posizione non solo per essere dietro l'asse e favorire l'avvicinamento dell'abitacolo al centro ruota, ma vedremo dopo anche dal baule, dal punto di vista di struttura vettura, come questa posizione ammortizzatore faccia parte di come il telaio si chiude nel posteriore della vettura. Lo sportello baule deve avere un profilo e un incernieramento che evita che vada a contatto col tetto nella posizione di vettura chiusa, così riusciamo a vedere l'elemento di separazione bagagli. Il tetto si ricovera qui sopra, i bagagli sotto. Lo spazio qui sotto è stato definito curiosamente seguendo una metodologia della Mercedes per la SL, che da bravi tedeschi, con le casse di birra che sono normate 30x30x40, Mercedes aveva deciso come specifica di poter alloggiare 4 di queste casse di birra, che ovviamente per il mercato tedesco diventa una cosa importantissima. Qual è la cosa interessante delle 4 casse di birra? Che 30x30x40 fa esattamente ogni 2 casse 60x30x40, che è la dimensione abbastanza standard dei trolley grandi. E quindi il poter mettere 2 trolley grandi su questa vettura faceva sempre parte del livello di fruibilità di una vettura versatile Gran Turismo,
come ci aveva dato Montezemolo come compito, e per poterle inserire e estrarre comodamente il baule è stato fatto con il bordo inferiore assolutamente a filo per riuscire a accedere alle valigie anche nella condizione di vettura aperta, senza dover fare tante movimentazioni solo per accedere alle valigie. Nel momento in cui la vettura è chiusa, il separatore bagagli può venire sollevato e quindi generare uno spazio aggiuntivo. Qui sotto è dove c'è l'alloggiamento del kit gonfie riparagomme e gli attrezzi di utilizzo. Tutti marchiati. Tutti marchiati come sempre nella storia Ferrari. E poi qui notiamo quello che è il confine anteriore dell'altezza totale del bagagliaio. Questa parete è la traversa che collega da un ammortizzatore all'altro, quindi di fatto è la barra d'uomi posteriore della scocca che consente di reagire bene ai carichi che entrano dalle molle degli ammortizzatori e quindi ridurre la rumorosità di rotolamento delle ruote posteriori che eccita le vibrazioni del telaio. Questa traversa fa anche da protezione posteriore alla parte di serbatoio sopra il cambio che è in questa zona qui. Questo per arrivare alla capacità totale del serbatoio che fu accettata come ok per questa vettura. Non mi ricordo il numero, però in questa generazione di vetture c'era anche il beneficio di avere dei consumi inferiori dei motori e quindi meno volume di benzina uguale più spazio fruibile per i clienti. Certo che a rivederla a distanza di tanti anni sono contento, perché sarebbe la Ferrari che prenderei, sapendo e ricordando che si guida come una Ferrari con gran divertimento ed è una vettura veramente molto utilizzabile. Ci ho perso tanto sonno 20 anni fa, ma ne è valsa la pena, a distanza di tempo ne è valsa la pena. Grazie Davide.